Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi. Preparatevi perché ci immergeremo in un argomento che, diciamocelo, fa battere forte il cuore a molti, l'amore. Ma non un amore semplice, lineare, quello che trovate nei film. Parleremo di un amore complicato, di scelte difficili, di verità nascoste e di come tutto questo possa influenzare le nostre vite. Oggi analizzeremo insieme la storia di Burak e Neslihan, e di quella che è stata definita una decisione difficile per amore, e poi ci confronteremo con la verità. Insomma, un bel cocktail di emozioni forti. Prima di iniziare, però, un piccolo favore: se siete nuovi qui, date un'occhiata agli altri video del canale. Se vi piacciono, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella, così non vi perderete nessun aggiornamento. E se siete già iscritti, un grazie di cuore, il vostro supporto è fondamentale. Bene, direi che possiamo iniziare a svelare questa intricata vicenda. Burak e Neslihan, due nomi che evocano immediatamente passione e dramma, almeno per chi ha seguito un po' le loro vicende. La loro storia è un po' come una telenovela turca, piena di colpi di scena, amori impossibili e segreti inconfessabili. Una di quelle storie che ti tiene incollato allo schermo, con il cuore in gola, chiedendoti cosa succederà nel prossimo episodio. Partiamo dal principio. Burak, un uomo di successo, un imprenditore brillante, apparentemente con tutto ciò che si possa desiderare. La sua vita è un susseguirsi di traguardi, di investimenti azzeccati, di riconoscimenti nel mondo degli affari. Ha una villa lussuosa con vista sul Bosforo, un'auto sportiva di ultima generazione, un guardaroba firmato dalle migliori case di moda. Ma nonostante tutto questo, nel profondo del suo cuore, Burak si sente incompleto. Sente la mancanza di qualcosa di autentico, di un legame sincero che vada al di là delle apparenze e del successo materiale. Neslihan, una donna dal fascino irresistibile, con una carriera promettente e un cuore pieno di sogni. Non è solo bella, è anche intelligente, ambiziosa, indipendente. Ha lavorato sodo per arrivare dove è, si è fatta strada in un mondo dominato dagli uomini, dimostrando il suo valore con impegno e determinazione. Sogna di aprire una sua galleria d'arte, di esporre le opere di giovani talenti, di contribuire a diffondere la bellezza e la cultura. Ma anche lei, come Burak, si sente sola. Desidera un amore vero, profondo, capace di riempire il vuoto che sente dentro. Si incontrano, si innamorano perdutamente, e sembra che la loro sia la storia perfetta. Quella che tutti invidiano, quella che ti fa credere ancora nelle favole. I loro primi appuntamenti sono un susseguirsi di emozioni, di sguardi rubati, di risate complici. Scoprono di avere molte cose in comune, di condividere gli stessi valori, gli stessi sogni, le stesse passioni. Burak è attratto dalla forza e dalla determinazione di Neslihan, dalla sua capacità di affrontare le sfide con coraggio e ottimismo. Neslihan è affascinata dal carisma e dalla sensibilità di Burak, dalla sua capacità di ascoltare e di capire i suoi bisogni. Organizzano viaggi romantici in Cappadocia, con le mongolfiere che solcano il cielo all'alba. Creano ricordi indimenticabili durante le passeggiate mano nella mano lungo le rive del Bosforo al tramonto. Le loro cene a lume di candela sono piene di promesse e di sogni condivisi per il futuro. La loro relazione sembra un idillio, una favola moderna destinata a durare per sempre. Quella che ti fa credere che l'amore possa superare qualsiasi ostacolo, che due anime gemelle siano destinate a incontrarsi e a vivere felici e contente. Ma, come spesso accade, le favole hanno sempre una parte oscura. Nel caso di Burak e Neslihan, l'ombra era rappresentata da un segreto del passato di Burak. Un segreto che, una volta rivelato, avrebbe potuto distruggere tutto ciò che avevano costruito insieme. Un segreto che lo tormentava da anni, che lo faceva vivere con il costante timore di essere scoperto, di perdere tutto ciò che aveva di più caro. Questo segreto affonda le sue radici in un periodo difficile della vita di Burak, quando era giovane e inesperto, quando ha commesso un errore che lo ha segnato per sempre. Un errore che ha cercato di dimenticare, di seppellire nel profondo del suo cuore, ma che continua a perseguitarlo come un fantasma del passato. Questo segreto coinvolge una persona a cui Burak era legato da un profondo affetto. Una persona che ha sofferto a causa delle sue azioni. La decisione difficile a cui si fa riferimento nel titolo è proprio questa. Burak si trova a un bivio. Rivelare la verità a Neslihan, rischiando di perderla per sempre, oppure continuare a nascondere il suo passato, vivendo in una menzogna costante. Una scelta che lo dilania internamente,
che lo priva del sonno, che lo fa vivere in uno stato di perenne ansia. Immaginate la pressione, l'angoscia che deve aver provato. Da un lato, l'amore profondo. Per Neslihan, la paura di ferirla e di vederla allontanarsi. La paura di perdere la donna che ama, di rinunciare al sogno di una vita insieme. Dall'altro, il peso della menzogna, il terrore che la verità venisse a galla in modo ancora più doloroso. Il terrore di essere smascherato, di essere giudicato, di essere considerato un impostore. Ogni giorno che passa, Burak si sente sempre più intrappolato in questa spirale di menzogne. Cerca di distrarsi con il lavoro, con gli amici, con le passioni, ma il pensiero del segreto lo tormenta costantemente. Sa che prima o poi dovrà affrontare la verità, ma non trova il coraggio di farlo. E Neslihan? Lei viveva in un'apparente felicità, ignara del segreto che Burak le nascondeva. Si fidava ciecamente di lui, credeva nel loro amore, pensava di aver trovato l'uomo della sua vita. Era convinta di aver trovato la persona con cui condividere il suo futuro, con cui costruire una famiglia, con cui invecchiare insieme. Ogni giorno si innamorava sempre di più di Burak, apprezzando la sua gentilezza, la sua generosità, la sua intelligenza. Amava passare del tempo con lui, condividere le sue passioni, ascoltare le sue storie. Era convinta che la loro relazione fosse solida e duratura, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Però, c'era qualcosa che non la convinceva del tutto. Sentiva un'ombra, una vibrazione strana, come se Burak non si stesse aprendo completamente con lei. Notava delle stranezze nel suo comportamento, dei silenzi improvvisi, degli sguardi sfuggenti. Si accorgeva che Burak evitava di parlare del suo passato, che cambiava argomento quando lei cercava di approfondire la conoscenza della sua famiglia e dei suoi amici d'infanzia. Inizia quindi a nutrire dei sospetti, a cercare delle risposte, a scavare nel passato del suo amato. Inizia a fare domande ai suoi amici, ai suoi familiari, ai suoi colleghi di lavoro. Cerca di raccogliere informazioni, di ricostruire il puzzle del suo passato, di scoprire cosa gli sta nascondendo. Qui entra in gioco il concetto di verità. Una parola semplice, ma carica di significato. La verità può essere liberatoria, ma anche devastante. Può unire, ma anche dividere per sempre. Nel caso di Burak e Neslihan, la verità rappresentava una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere e a cambiare per sempre le loro vite. La verità è come un fiume in piena, che prima o poi trova la sua strada per uscire allo scoperto. Non si può nascondere per sempre, non si può soffocare, non si può ignorare. La verità è una forza potente, capace di distruggere le menzogne e di rivelare la realtà. E alla fine, la verità viene a galla. Non vi svelo tutti i dettagli, perché voglio lasciare un po' di suspense e invitarvi a riflettere su cosa fareste voi al posto di Burak e Neslihan. Ma diciamo che il segreto di Burak era legato ad una vecchia relazione, a una promessa non mantenuta, a un errore del passato che lo tormentava ancora. Un errore che aveva commesso quando era giovane e inesperto. Un errore che aveva avuto conseguenze devastanti per la persona coinvolta. Questo segreto era stato sepolto per anni, nascosto nel profondo del cuore di Burak, ma il destino aveva deciso di portarlo alla luce. Un giorno, per caso, Neslihan si imbatte in una vecchia fotografia che ritrae Burak insieme a un'altra donna. Incuriosita, inizia a fare delle ricerche e scopre la verità sul suo passato. La reazione di Neslihan è comprensibile. Shock, delusione, rabbia, dolore. Si sente tradita, ingannata, ferita nel profondo. La fiducia che aveva riposto in Burak è completamente distrutta. Si rende conto che l'uomo che amava non è chi credeva che fosse, che le ha mentito per tutto il tempo. Si sente come se il mondo le fosse crollato addosso, come se la sua vita fosse stata una menzogna. Non riesce a capire come Burak abbia potuto nasconderle una cosa del genere, come abbia potuto tradire la sua fiducia. Si sente persa, confusa, disorientata. A questo punto, la domanda che tutti si pongono è: cosa succederà adesso? Riusciranno Burak e Neslihan a superare questo momento difficile? Il loro amore è abbastanza forte da resistere alla verità? La risposta non è semplice. Dipende da molti fattori, dalla natura del segreto, dalla capacità di Burak di chiedere perdono e di dimostrare il suo amore, dalla volontà di Neslihan di perdonare e di dare una seconda possibilità. Dipende dalla capacità di entrambi di affrontare la situazione con maturità e coraggio, di mettere da parte l'orgoglio e di ascoltare il proprio cuore. Ma soprattutto, dipende dalla loro capacità di comunicare, di ascoltarsi, di capirsi reciprocamente.
di affrontare insieme le conseguenze della verità, senza nascondersi dietro le bugie e i silenzi, di essere onesti l'uno con l'altro, di esprimere i propri sentimenti, di condividere le proprie paure. La storia di Burak e Neslihan ci insegna che l'amore non è sempre facile, che ci sono delle sfide da affrontare, dei compromessi da accettare, dei sacrifici da fare. Ci ricorda che la verità è fondamentale, anche se a volte fa male, e che la fiducia è il pilastro fondamentale di ogni relazione. Ci ricorda che il perdono è un atto di coraggio, che richiede tempo e impegno, ma che può portare alla guarigione e alla rinascita. E poi ci mette di fronte a una domanda cruciale: fino a che punto siamo disposti a lottare per amore? Quali sono i nostri limiti? Cosa siamo disposti a perdonare? Quali sono i nostri valori? Quali sono le nostre priorità? La storia di Burak e Neslihan non ha una risposta definitiva. Ognuno di noi ha la propria risposta, basata sulle proprie esperienze, sui propri valori, sulla propria sensibilità. Ognuno di noi ha il diritto di scegliere il proprio destino, di decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, di seguire il proprio cuore. Però, spero che questa analisi vi abbia fatto riflettere, vi abbia stimolato a interrogarvi sul significato dell'amore, della verità e del perdono. Spero che vi abbia fatto capire che l'amore è un sentimento complesso e sfaccettato, che richiede impegno, dedizione e sacrificio. Spero che vi abbia fatto capire che la verità è fondamentale per costruire una relazione solida e duratura, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Spero che vi abbia fatto capire che il perdono è un atto di liberazione, che permette di superare il dolore e di andare avanti. E soprattutto, spero che vi abbia fatto capire che l'amore vero non è quello perfetto, senza problemi e senza difetti, ma è quello che sa affrontare le difficoltà insieme, che sa superare gli ostacoli, che sa crescere e maturare nel tempo. È quello che sa perdonare gli errori, che sa accettare le imperfezioni, che sa amare incondizionatamente. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Abbiamo esplorato insieme la storia di Burak e Neslihan, una storia di amore, di segreti e di scelte difficili. Abbiamo riflettuto sull'importanza della verità e della fiducia in una relazione. E spero che questa analisi vi sia stata utile e interessante. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace per farmi sapere che apprezzate questo tipo di contenuti. E ora voglio sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate della storia di Burak e Neslihan? Cosa avreste fatto voi al loro posto? Lasciate un commento qui sotto, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E per finire, un ultimo invito: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Condividete questo video con i vostri amici, se pensate che possa interessarli. Grazie ancora per il vostro supporto, e ci vediamo al prossimo video. A presto!